una cosa rara è che mi vediate in total black. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis. Io sono Simona e sì, oggi total black solo per focalizzare l'attenzione su di lei, su questa borsa spettacolare, molto pulita, candida, non so, mi piace tantissimo e io lo so, piace anche a voi e non vedete l'ora di vedere questo tutorial per realizzarla perché è davvero super facile e veloce e tra l'altro vi ho mostrato i vari passaggi passo passo. Comunque andiamo al progetto. Cosa ho utilizzato? Ho utilizzato nuovamente la fettuccia acquistata da Teddy in questa tonalità grigio perla, ghiaccio, non saprei definirla, ma molto bella. Ho utilizzato in totale 280 grammi di fettuccia e mi è avanzata questa su una rocca da 450. Uncinetto di lavorazione questa volta numero... Che numero era? Uncinetto di lavorazione questa volta numero 6 perché al contrario dell'altra questa fettuccia è un po' più sottile. Poi ho utilizzato pochi accessori ma indispensabili come una chiusura, questa a cartella, però volendo potete anche applicare un bottone magnetico da cucire o con le alette, due moschettoni tondi a ventaglio ma utilizzate ciò che avete a disposizione e infine una tracolla, questa da 60 cm. Anche in questo caso come la borsa Ada ho preferito aggiungere una tracolla piuttosto che andare a fare un manico in fettuccia. Spero che il progetto vi piaccia e che proverete a replicarlo, ma ne sono sicura. Comunque vi aspetto giù nei commenti, sostenetemi, supportatemi con un bel pollice all'insù e iscrivetevi al canale. Cosa aspettate? Io vi vedo, io lo so che ritornate in continuazione sul canale, ma perché non vi iscrivete? Iscrivetevi, sostenetemi anche così, supportatemi anche così. Tanto è gratuito, non dovete uscire una lira praticamente. È molto importante anche attivare la campanellina per non perdervi le prossime novità, i prossimi contenuti che di volta in volta pubblico. Seguimi anche sui social, mi raccomando. A questo punto vi porto direttamente al tutorial di oggi. Sigla! Faccio un cappio. Sì, credo possa andare bene. Avvio 12 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dodicesima ed ultima catenella. A partire dalla seconda, dietro proprio la catenella stessa, vado a lavorare un punto basso e così farò per tutte le catenelle al di sotto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nell'undicesima vado a lavorare 3 punti bassi, 1, 2 e 3. Poi continuo lavorando un punto basso in ciascun punto sottostante, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e nell'ultimo punto aggiungo un punto basso. Il secondo lo andiamo a sostituire con l'asola invisibile, così non si vedrà la maglia antiestetica di inizio e fine giro, più il primissimo punto lavorato sono 3 punti in questa estremità proprio come qui. Entro nel primo punto, quindi nel punto successivo, porto l'asola dentro, entro nell'asola che ho appena realizzato, inserisco il cappio, magari stringiamo un po', quindi vado a fare una catenella iniziale. Prendiamo 4 marcapunti, così soprattutto le principianti riescono a seguirmi. Segniamo il primo punto di 3, 1, 2 e anche il terzo.
Lo stesso faremo sull'altra estremità, 1, 2, 3, segniamo sia il primo che il terzo, il secondo non occorre perché l'importante è l'inizio e la fine. Ok, in questi 3 punti faremo degli aumenti, questo significa che i 9 punti centrali, sia da una parte che dall'altra parte, rimarranno invariati, aumenteremo ad ogni giro sulle 2 estremità, quindi lavoreremo su queste 2 estremità. Durante il secondo giro dobbiamo fare un aumento, per cui nello stesso punto dove abbiamo lavorato la catenella, lavoriamo un secondo punto, un punto basso. Nel punto successivo lavoriamo sempre l'aumento, 1 e 2 punti bassi. Andiamo a segnare il secondo. Lavoriamo i 9 punti bassi centrali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bene, siamo ai marker, per cui iniziamo con gli aumenti. Nel primo facciamo 2 punti bassi, segniamoci il primo. Nel secondo facciamo sempre 2 punti bassi e nel terzo un altro aumento, 2 punti bassi nello stesso. E qui andiamo a segnarci il secondo punto. Continuiamo il nostro giro e lo terminiamo, ci rimangono 9 punti centrali e andiamo a lavorare un punto basso in ciascun punto dei 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Incontriamo il marcapunti, per cui andiamo a fare l'ultimo aumento, 1 e 2. Super facile. Ovviamente segniamo il primo punto e andiamo a chiudere il giro, andiamo a formare l'asola alla catenella iniziale in maniera invisibile. Entriamo nel primo punto da dietro, porto l'asola, mi inserisco nell'asola appena creata, inserisco il cappio sull'uncinetto, stringo un pochetto, porto il filo, la fettuccia sull'uncinetto e tiro fuori. Parto sempre con una catenella. Durante questo terzo giro andremo a lavorare un punto basso, un aumento, sempre per 3 volte. Quindi qui lasciamo solo una catenella e nel punto successivo lavoriamo 2 punti bassi. Nel punto successivo lavoriamo un punto basso e nell'ultimo 2 punti bassi. Quindi andiamo a segnare il secondo. Poi lavoro i 9 punti centrali, 2, 9, arrivo al marcapunti e inizio la sequenza di un punto basso che vado a segnare subito, più l'aumento nel punto successivo. Punto successivo, un punto basso, punto successivo, un aumento, 2 punti bassi nello stesso, un punto basso e nell'ultimo punto ripetiamo l'aumento. 1, 2. Segno il secondo, lavoriamo i primi 9 punti centrali, 1, 2, 3, 9, terminiamo il giro e completiamo la sequenza degli aumenti. Quindi nel primo punto lavoro un punto basso, metto il marker e nel secondo faccio l'aumento 1 e 2. Chiudiamo il giro sempre allo stesso modo, mi inserisco nel primo punto basso e realizzo l'asola alla catenella. Entro, inserisco il cappio, stringo un po' e voilà!
Inizio sempre con una catenella. Durante il quarto giro dobbiamo andare a lavorare 2 punti bassi e un aumento. Il primo punto l'abbiamo fatto, entriamo nel secondo e lavoriamo un punto basso singolo e nel terzo facciamo un aumento. 2 punti nello stesso. Punto successivo, un punto basso, punto successivo, un punto basso e nel terzo punto faccio 2 punti bassi, nonché aumento. Termineremo la sequenza solo a fine giro. Intanto segniamoci l'ultimo e procediamo con i 9 punti centrali. Da ora in poi velocizzerò un po' perché il procedimento è sempre lo stesso per quanto riguarda i 9 punti sia da un lato che sull'altro lato. Marcapunti, lavoro il primo, lavoro il secondo, nel terzo faccio l'aumento, 1, 2. Nei primi 2 punti lavoro un punto basso, nel terzo ripeto l'aumento, nei primi 2 faccio un punto basso e nel terzo rifaccio l'aumento. Segno ovviamente l'ultimo e procedo per i 9 punti centrali. Termino il giro lavorando l'ultima sequenza. Nei primi 2 punti un punto basso, segno il primo e nell'ultimo faccio l'aumento. Quindi chiudiamo. Catenella, durante il quinto giro vado a lavorare non 2 ma 3 punti consecutivi. Catenella un punto, 2, 3. Nel prossimo, nel quarto, faccio l'aumento, 2 punti nello stesso, 3 punti consecutivi, più l'aumento. Segno il secondo e lavoro i 9 punti bassi centrali. Tolgo il marker, quindi ripeto 3 punti consecutivi, 2, 3 e poi faccio l'aumento, 1, 2, 1, 2, 3, aumento, 1 e 2 nello stesso e di nuovo 1, 2 e 3 e nell'ultimo 2 punti. Procedo per i 9 punti centrali. Completo il giro con l'ultima sequenza. 2, 3, metto il marker nel primo e nell'ultimo faccio l'aumento. Chiudo e riparto. Allora, io farei una cosa perché credo di avervi mostrato abbastanza, credo che abbiate assimilato, mi riferisco alle principianti, il punto di lavorazione. Io farei che nelle clip successive vi mostro la sequenza da andare a ripetere su questa zona e su quell'altra e facciamo il lavoro insomma da soli. Io però la sequenza ve la do, così avete sempre comunque una linea guida da seguire. Poi un'altra cosa, visto che si iniziano a formare gli spicchietti antiestetici degli aumenti, vi mostro un trucchetto per arrotondare perfettamente le 2 estremità. Se fino ad ora abbiamo iniziato il giro con la catenella e poi gli aumenti li abbiamo fatti nei punti successivi, questa volta partiamo con l'aumento. Non cambia nulla. Quindi faccio un aumento sempre nello stesso punto per un totale di 2, 1 e 2. Prima avevamo fatto 3 punti consecutivi e poi l'aumento, questa volta ne facciamo 4. Ci troviamo nel sesto giro, quindi procedo, lavoro 1, 2, 3 e 4. L'aumento l'abbiamo fatto prima. Poi facciamo l'aumento 1, 2
e poi lavoriamo 1, 2, 3, nell'ultimo punto facciamo il quarto singolo, al contrario dei giri precedenti dove abbiamo comunque lavorato sempre l'aumento. Ho invertito insomma l'aumento, tutto qui, nulla di nuovo. Quindi procedo con i 9 punti centrali, a partire dal marker faccio un aumento, 4 punti bassi singoli, un aumento, 4 punti bassi singoli, un aumento e 4 punti bassi singoli, 9 punti e termino con aumento dove c'è il marker e 4 punti singoli. Ci rivediamo ad ogni inizio giro per la sequenza da eseguire nei giri successivi. Insomma, velocizziamo un po' anche per rendere il tutorial più breve. Iniziamo il giro numero 7, ho già chiuso, faccio una catenella e nei 4 punti successivi lavoro un punto basso. 1, 2, 3, 4. Sto invertendo nuovamente l'aumento. In totale sono 1, 2, 3, 4, 5 punti consecutivi, aumento. Rivediamolo un'altra volta. 1, 2, 3, 4, 5, marcapunti, aumento. Continuiamo e ripetiamo la sequenza, continuiamo e concludiamo la sequenza. Giro numero 8, catenella già fatta, invertiamo gli aumenti, quindi inizio con l'aumento, un altro punto basso nello stesso per un totale di 2 punti e poi lavoro 6 punti questa volta consecutivi. 2, 3, 4, 5, 6. Ripeto, aumento, 2 punti nello stesso, più 6 punti consecutivi. 2, 3, 4, 5, 6. Continuiamo e ripetiamo. Giro numero 9, invertiamo sempre l'aumento, lo facciamo dopo, quindi ora facciamo 7 punti consecutivi, prima catenella fatta, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e poi facciamo l'aumento nel punto successivo. Ripetiamo 7 punti, un aumento, 9 punti e così via. Giro numero 9, iniziamo con l'aumento, quindi aggiungo un altro punto per un totale di 2 e stavolta facciamo 8 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aumento e ripetiamo la sequenza. Facciamo adesso un ultimissimo giro, l'11°, primo punto fatto, facciamone altri 8 per un totale di 9, 5, 6, 7, 8, 9, aumento e ripetiamo 9 punti e più la sequenza. Bene, pannello lavorazione completata, misura 22 cm per 31 cm in altezza. Adesso andiamo a fare un bel giro di rifinitura. Entro nel primo punto, porto l'asola, entro, cappio, tiro un po', porto fuori la fettuccia e inizio a fare del punto successivo un punto bassissimo. Farò un punto bassissimo in ciascun punto finché non termino tutto il giro. Una volta terminato prendiamo un po' di fettuccia, tagliamo, con un uncinetto più piccolo mi aiuto, mi inserisco da dietro nel primo punto bassissimo, tiro fuori
la fettuccia. Mi inserisco al centro dell'ultimo punto bassissimo, porto dentro, benissimo, lavoro super pulito come notate, andiamo a nascondere il tutto. Prendo altri 2 marcapunti, vi ricordate che qui abbiamo 9 punti, contiamo subito dopo il marker 1, 2, 3, 4, 5 e lo segniamo. Sarebbe questo qui. Segniamo il punto che c'è dietro, il punto basso dietro. Stessa cosa faremo da quest'altra parte. 1, 2, 3, 4. Segniamo il quinto. Quindi questi li possiamo pure togliere. Riprendiamo l'uncinetto e ci agganciamo esattamente nel punto marcato. Entriamo proprio nel punto basso, non nel giro a punto bassissimo. Prendiamo la fettuccia, tiriamo fuori e intanto blocchiamo con una catenella. Nello stesso punto vado a fare un punto alto sostituito dai 2 punti bassi, casomai aggiungete altre 2 catenelle e fate 3 catenelle. Prendo il filo e in ciascun punto basso al di sotto andrò a fare un punto alto. Quarantatreesimo ed ultimo punto, però anziché farlo in maniera normale vado a lavorare il punto alto in questo modo. Chiudo la prima e poi chiudo la seconda asola, giro il mio lavoro, faccio anche una catenella e faccio un secondo giro a punto alto. Il primo lo sostituisco con i 2 punti bassi e vado a lavorarmi gli altri 42 punti, quindi 43 punti totali. Io procedo in questo modo fino al termine della riga. E l'ultimo punto alto lo andiamo a lavorare come ho fatto prima. Chiudo la prima e chiudo la seconda asola. Ho conferito alla mia borsa un bel po' di profondità, così è bella pratica, comoda, capiente, insomma ve lo dico sempre. Volendo potreste fare anche un terzo giro, però mi sembra poi un po' too much, anche perché dobbiamo andarla a chiudere. Secondo me così va più che bene. Profondità 5 cm. Ora tolgo i marcapunti da qui perché non mi occorrono più, ci faranno sempre da linea guida. Conto 1, 2, 3, 4, 5, me lo metto nel quinto. Stessa cosa faccio dall'altra parte. 1, 2, 3, 4, 5, lo metto nel quinto. Catenella. Quindi nei primi 5 punti vado a lavorare un punto basso. 2, 3, 4, tolgo il marker e lavoro il quinto. Lo rimetto perché mi tiene il conto. Andiamo a lavorare 9 punti bassi consecutivi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nei prossimi 2 punti andiamo a diminuire. Quindi entriamo nel primo punto e prendiamo la fettuccia, entriamo nel secondo e prendiamo la fettuccia, abbiamo 3 asole, chiudiamo tutto. Ripetiamo questa sequenza per altre 3 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nei prossimi 2 punti andiamo a diminuire. Chiudo e quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Come notate tutto torna, ci rimangono gli ultimi 2 punti e andiamo a chiudere tutto. Marker, quindi lavoro i primi 5 punti bassi consecutivi. 1, lo vado a segnare.
2, 3, 4 e 5. Faccio una catenella, giro il mio lavoro e intanto lavoro i miei primi 5 punti. 1, 2, 3, 4, tolgo il marker, 5 e lo rimetto. Stavolta lavoro 8 punti consecutivi, quindi andiamo a diminuire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, diminuzione, 1, 2 e chiudo. Ripeto, 1, 2, 3, 8, diminuzione nei prossimi 2 punti. E quindi di nuovo 8 punti, 8, termino con la diminuzione. Marca punti, concludo la riga con gli ultimi 5 punti bassi. Questo è il primo, 2, 3, 4, 5. Riga successiva, giro il mio lavoro, man mano stiamo chiudendo il nostro lavoro, come notate. Faccio i primi 5 punti. Se prima erano 8, andiamo a lavorare 7 punti consecutivi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, prossimi 2 punti, diminuzione. Ripeto per altre 2 volte e concludo la riga. Ci vediamo all'inizio riga. Ho già iniziato la riga successiva, 5 punti non ve l'ho mostrato perché il lavoro è ripetitivo. Adesso andiamo a fare 6 punti consecutivi e poi la diminuzione. 2, 3, 4, 5, 6. Mi inserisco nel primo, nel secondo e chiudo tutto. 6 punti, una diminuzione, 6 punti, una diminuzione e concludiamo la riga con gli altri 5 punti bassi. Riga successiva, la quinta praticamente, 5 punti bassi. Ora facciamo 5 punti bassi e poi la diminuzione. 2, 3, 4, 5, prendo il filo, anzi la fettuccia e chiudo. Ripeto e inizio la riga. 4 punti bassi, 2, 3, 4 e faccio la diminuzione. Ripeto e inizio la riga. Ora iniziamo la settima riga. Ho tolto i marcapunti perché non ci occorrono più. Andremo a fare 3 punti e una diminuzione. 2, 3 fino al termine della riga. Quindi diminuzione, 1, 2, 3, diminuzione, 1, 2, 3, diminuzione, 1, 2, 3, diminuzione, 1, 2, 3, diminuzione. Catenella, giro il mio lavoro e stavolta faccio 2 punti bassi e poi la diminuzione. 1, 2 e chiudo. 2 punti bassi, 1, 2,
e una diminuzione. 2 punti bassi e una diminuzione, 1, 2, diminuzione, 1, 2, diminuzione, catenella, giro il mio lavoro e faccio un punto basso più una diminuzione, un punto basso più una diminuzione, un punto basso, diminuzione. Come notate è molto semplice e intuitivo. Un punto basso e una diminuzione. Ok, quindi catenella, giro il mio lavoro e ovviamente farò una serie di diminuzioni. Quindi entro nei primi 2 punti, prima diminuzione, seconda diminuzione, terza diminuzione, quarta diminuzione, quinta diminuzione. Ok, catenella, giro il mio lavoro e mi rimangono gli ultimi 5 punti. Possiamo benissimo fare in questo modo: entro nel primo, entro nel secondo, entro nel terzo, nel quarto, nel quinto, ho tutte queste asole sull'uncinetto, prendo il filo e chiudo tutto. Catenella di sicurezza, possiamo staccare la fettuccia e la borsa è così pronta. Ora ditemi, non è stato super facile e veloce? Guardate qui, una volta chiusa, troppo bellina. Allora io andrei a rifinire tutta questa zona, quindi mi aggancerei esattamente qui e farei dei punti bassissimi. Vediamo, quindi qui c'è il punto alto. Nel punto alto faccio 2 punti bassissimi, altro punto alto, quindi 1 e secondo punto bassissimo, poi ho la riga punto basso, quindi faccio 1, 2, terza riga, quarta riga, quinta riga, sesta riga, settima riga, farei un mezzo punto nella diminuzione al di sotto, così pareggio esatto un po' il bordo, un altro mezzo punto in questa asola, poi un punto alto in quest'altra asola. Sto prendendo tutte le asole esterne, guardate come sto pareggiando perfettamente il bordo, quindi continuo lavorando in queste asole, punto alto, punto alto, non sarebbero altro che le catenelle, punto alto, ok, farei un mezzo punto a questo punto, sì, un altro mezzo punto, un punto basso e poi procedo a punto bassissimo proprio come prima. Qui ho i punti alti, quindi 2 punti bassissimi per ciascun punto alto, ultimo punto alto, 1, 2, posso staccare un po' di fettuccia e andarmi a nascondere il filo proprio qui. Faccio passare all'interno e lo blocco per bene. Sì, io direi ottima rifinitura, non potevo fare di meglio. Adesso sì che è ben pulito il lavoro.
non abbiamo quella mezzaluna qui. Chiudiamo la monster bag, perfetto, adesso mancano gli accessori, chiusura, moschettoni, catena, o volendo possiamo fare una tracolla con la fettuccia stessa che mi è avanzata. Bene amiche ed amici, progetto completato. Come avete visto anche prima, ho aggiunto 2 moschettoni tondi a ventaglio proprio qui dove c'è la profondità della borsa e 60 cm questa volta di catena. Ho indossato la borsa ed è perfetta la lunghezza. Allora, volendo potremmo aggiungere come chiusura un bottone magnetico da cucire direttamente, il gioco è fatto, e però questa volta voglio cambiare un po', visto che ultimamente utilizzo solo bottoni magnetici. Ho trovato questa chiusura a cartella e inserirò proprio questa. Ha i dentini, volendo potremmo mettere anche un po' di colla per saldare al meglio, però siccome non mi è mai capitato che la chiusura con i dentini si togliesse, preferisco non aggiungere colla. Un'altra cosa, ho utilizzato in totale 280 grammi di fettuccia, questo è ciò che mi avanza, e volendo potreste agganciarvi ai moschettoni e andare a realizzare un manico interamente all'uncinetto. Se vi ricordate, nella borsa Ada avevo realizzato proprio questo manico, ma alla fine ho optato per la catena. Per mio gusto preferisco la catena per questi modelli di borsa così in fettuccia. Non so, penso che il manico anche fatto in fettuccia appesantisca la borsa visivamente, mentre per quanto riguarda la borsa stessa non è assolutamente pesante. Devo dire che questa fettuccia di Teddy risulta leggera, forse perché è sottile, non lo so, è più sottile rispetto a quella utilizzata per la borsa Ada, forse perché cambia il colore, non saprei dirvi, però per me è importante che comunque risulti morbida, scorrevole durante la lavorazione. Insomma, per me la fettuccia deve essere piacevole da lavorare. Se mi devo distruggere un braccio, una mano, assolutamente no, anche se questa fettuccia non è di chissà quale qualità, già ve l'avevo detto nel video precedente, però apprezzo il fatto che sia piacevole da lavorare, quindi ce l'ho. Ho un'altra rocca in blu e credo proprio che quando ritornerò da Teddy riacquisterò altre fettucce, perché devo dire che mi piace. Comunque potete realizzare il manico anche in fettuccia. Io direi di fare una lavorazione all'incirca di 60 cm, poi ovviamente seguite i vostri gusti. Allora, andiamo perfettamente al centro. I dentini sono in basso, quindi aggancio i dentini proprio sulla lavorazione, poi con un giravite mi aiuto e spingo la lavorazione all'interno, così porto dentro proprio tutti i punti bassissimi, così. Bene, direi che siamo proprio al centro, quindi a questo punto non mi rimane che spingere direttamente con le mani, non è necessario utilizzare una pinza o quant'altro. Spingo ancora la fettuccia all'interno della chiusura così e premo un altro po'. Una volta fatto questo, inserisco l'altra metà, spingo per bene la mia lavorazione e apro le alette. Dove coincide ok, sì, direi che qui può andare bene. Inserisco la griglia all'interno, voi giustamente non state vedendo granché, però comunque inserisco la griglia e chiudo le alette. Ok, anche con le mani posso farlo. Ovviamente, visto che abbiamo la placca, le alette e tutto, la bag andrebbe foderata, cosa che farò in un secondo momento, anche perché non ho uno scampolo da abbinare a questa tonalità grigio perla, grigio ghiaccio, non saprei. E voilà, molto graziosa, mi piace davvero tanto. Io tempo fa realizzai la borsa basic con del cordoncino e credo di aver realizzato un pannello tondo a punto alto. Casomai vi lascio il link del video proprio qui in alto. Allora, abbiamo una larghezza da 27 cm e un'altezza da 18 cm. Come notate non è affatto piccola, anzi abbastanza comoda, pratica e capiente, ma ormai lo sapete che realizzo borse del genere, perché comunque non devono essere soltanto belle visivamente, ma devono essere anche funzionali, e per me questa lo è assolutamente. Che dire, amiche ed amici, è davvero bellissima. Poi secondo me è perfetta anche per quest'estate, ma anche per l'autunno, per l'inverno, insomma è un progetto abbastanza versatile. Siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Spero che il progetto vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti, fatemi sapere se proverete a replicarlo e se lo
replicate, mi raccomando, taggatemi nei vostri post, sulle vostre storie, così riesco a vedere tutti i vostri progetti, apprezzarli e di conseguenza ripostarli sulle mie storie. Chiaramente vi do l'appuntamento a questo venerdì, anche questa settimana doppio appuntamento settimanale. Grazie per l'attenzione, grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia. Alla prossima, un bacino!